Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi facciamo un salto dentro la nuova Mercedes E53 AMG. Oggi sono al volante di un prodotto piuttosto diverso e innovativo di casa Mercedes, la E53 AMG Coupé. Perché innovativo? Beh, perché questo è il primo prodotto AMG ibrido. È un prodotto molto diverso dalle AMG a cui siamo abituati, cioè macchine che non appena stacchi i controlli provano a buttarti fuori strada lasciandoti avvolto a una nube di fumo. Questa macchina ce l'ho da un paio di settimane, ho imparato a scoprirla ed apprezzarla molto e io penso che come rivali questa macchina vada a competere con l'Audi RS5, il che significa che questa coupé sì, ha un'impronta sportiva, però è un quel tipo di coupé sportivo che ti fa venire voglia di tirarla fuori al garage e utilizzarla tutti i giorni a macinarci tanti chilometri, perché questa macchina come grosso pregio è la comodità, è estremamente comoda. E come vi ho appena accennato, sì, la E53 è ibrida. Il motore termico davanti è nuovo per questa macchina, un 3000 6 cilindri in linea biturbo. Questo motore da solo produce 435 cavalli e 520 Nm di coppia, il che non è male. Però questa macchina non ha il classico motore elettrico alla quale siamo abituati. Qui troviamo un alternatore a 48 volt che sviluppa 22 cavalli e 250 Nm di coppia. E complessivamente la E53 sviluppa 457 cavalli e 770 Nm di coppia. L'alternatore è posto tra il cambio e il motore e lì troviamo anche un compressore elettrico. L'alternatore e questo compressore sono molto utili perché riducono il turbo lag del motore termico e permettono alla macchina di essere più scattante quando questo motore è meno efficiente, cioè ai bassi regimi. Infatti se proviamo ad affondare il motore anche ai bassi, la macchina, vabbè, oltre a fare un rumore molto piacevole, risulta essere molto veloce e scattante, una cosa insolita considerando che questa macchina a vuoto pesa 1900 kg, che significa che col pieno e il guidatore si superano senza problemi le 2 tonnellate. In tutto ciò fa impressione sapere che Mercedes ha dichiarato che la E53 ha un consumo medio di 12 km al litro. Considerando il peso e le prestazioni è un consumo sbalorditivo. Io personalmente sono arrivato ad una media di 10 km al litro, quindi sì, il valore dichiarato da Mercedes non è così lontano. La E53 ha tante impostazioni di guida che possiamo cambiare e adesso ovviamente spostiamo da comfort a sport e mettiamo anche la cambiata manuale. Adesso sì che è uscito fuori lo spirito AMG. Questo cambio a doppia frizione a 9 rapporti permette cambi di marcia piuttosto rapidi. Il problema è che mettendo le cambiate in manuale con 9 rapporti praticamente vi trovate a cambiare marcia continuamente. Io penso che quelli del marketing di Mercedes potevano semplicemente chiamarlo doppia frizione di Dominic Toretto. Il motore non ha un tiro altissimo, il limitatore arriva a circa 6700 giri, non è tanto per essere un motore a benzina. E mi rendo conto in questo momento che guidando con i controlli accesi, i controlli sono piuttosto invasivi, anche se devo dire che questa macchina è disponibile solamente col sistema 4MATIC Plus, che è il sistema di trazione integrale di Mercedes. Quindi adesso proviamo a spegnere i controlli. Onestamente con i controlli accesi la trovo un po' troppo invasiva. La coppia è veramente tanta e sia in frenata che sterzando la massa si sente e l'accelerazione pur avendo tutta questa massa è notevole.
essendo così pesante la E53 va da 0 a 100 in appena 4 secondi e mezzo. Ma quello che mi fa più impressione di questa macchina è l'allungo, perché al limitatore elettronico posto a 255 km/h ci arriva in un batter d'occhio, e ve lo posso garantire. Chiaramente ho fatto un salto in Germania, ho provato in autobahn. Inserendo la modalità sport possiamo veramente apprezzare il lavoro che svolge l'alternatore e il compressore elettrico, perché appena affondiamo sul pedale del gas il turbolag è veramente minimo. E devo dire che finalmente AMG è sulla retta via nel creare cambi a doppia frizione che offrono cambiate veramente veloci e rapide, perché fino a tempi recenti secondo me i cambi della Mercedes non erano così buoni, però adesso finalmente mi sto ricredendo. Pur essendo una macchina grossa e pesante, lo strazio non è male, certo non è comunicativo come ci si può aspettare da altri modelli AMG più sportivi, però questa macchina ha una buona impronta sportiva. Infatti adesso tiriamo fuori il meglio da questa E53 sportivamente parlando, inserendo la modalità Sport Plus. Nella seconda parte del video voglio farvi vedere anche nel dettaglio tutti i contenuti e i pregi di questa Gran Turismo tedesca, perché in questa macchina le prestazioni non sono tutto. Modalità Sport Plus, il cambio diventa ancora più veloce, più reattivo, così come il pedale dell'acceleratore. Già il limitatore posto basso, in Sport Plus ci arriva veramente in fretta e non è così difficile toccare il limitatore. Come vi ho detto, se affondate il gas in uscita dai tornanti, scordatevi di uscire facendo spettacolari sbandate, perché questo sistema di trazione integrale Formatic Plus offre la massima trazione. È un prodotto diverso da quelli a cui siamo abituati da AMG e nel complesso lo trovo essere un prodotto interessante, perché è una macchina molto versatile, discreta e potente, ha un suo perché. E io la trovo essere una valida alternativa all'Audi RS5. In più questo sistema ibrido per questa casa automobilistica è una novità e sono sicuro che andremo a rivedere questo sistema anche su altri modelli di AMG, magari anche più pepati. Sport Plus, le sospensioni sono piuttosto rigide, forse anche troppo per un tipo di macchina così. Infatti a me personalmente piace guidare con le sospensioni messe in sport, anche se a me personalmente su questo tipo di macchina piace guidare in modalità sport con le cambiate automatiche, perché io in queste settimane mi sono abituato ad un livello di comfort veramente pazzesco su questa macchina e in alcuni casi Sport Plus la trovo essere una modalità fin troppo eccessiva per questo tipo di macchina. Dopotutto, se voglio una macchina estrema rimanendo in casa Mercedes, mi prendo una C63. Invece penso che questa macchina in modalità sport sia l'equilibrio giusto tra il comfort di una Gran Turismo e le prestazioni di una vera e propria sportiva. Beh ragazzi, guardate che visuale, mica male, vero? Fermarmi qui per farvi vedere più nel dettaglio la E53 AMG. In realtà mi sono fermato anche per far raffreddare un po' i freni, perché anche se l'impianto frenante è piuttosto grosso, anche la massa della macchina è notevole, il che significa che se si preme troppo a fondo sui freni dopo un po' si inizia a sentire che perdono un po' la loro efficacia. Personalmente mi piace la linea di questa E53 AMG e rispetto ad una E53 normale AMG ha messo il suo tocco di sportività senza far risultare la macchina tamarra. Come linea, come impostazione, secondo me è una macchina da signore, non proprio da ragazzo. Una qualità da Gran Tourer che ha questa macchina è indubbiamente il bagagliaio, perché qui abbiamo un bagagliaio da ben
446 litri, che significa che si possono portare tutte le valigie comodamente e iniziare subito un nuovo viaggio. Secondo me Mercedes su questi nuovi modelli ha innalzato di molto la qualità dei propri interni e adesso ve li faccio vedere per bene. Premendo semplicemente il bottone di avviamento rimarrete a bocca aperta perché possiamo vedere tutta questa illuminazione negli interni che viene enfatizzata ancora di più quando scende il sole, che rende questi interni assolutamente spaziali. Qui Mercedes ha fatto un grosso passo avanti rispetto alle Mercedes un po' più recenti, perché qui abbiamo un bello schermo digitale integrato nella plancia, mentre prima trovavamo quegli orribili schermi buttati sulla plancia che sembrava un tablet. Qui mi piace molto anche il fatto che mentre qui troviamo uno schermo, qui troviamo analogico sia il tachimetro che il contagiri, invece qui in mezzo troviamo uno schermo che funge da computer di bordo dove possiamo tenere d'occhio tanti parametri e funzioni della macchina, funzioni che possiamo comandare attraverso questo quadratino che funge da joystick, come potete vedere. Come possiamo vedere qui sul volante, i bottoni e le funzioni sono tante. Ci ho messo un paio di giorni a prendere la mano con il sistema di bordo, ma una volta che lo intuite risulta essere molto facile da utilizzare. I sedili chiaramente sono regolabili elettronicamente con 3 funzioni di memoria, sono riscaldabili e anche ventilati e come potete immaginare sì, sono estremamente comodi. La E53, come avete capito, è una macchina molto comoda, potente e ricca di contenuti. Infatti, oltre ad avere anche lane assist, il sistema di frenata automatica, la frenata di emergenza, ha anche un sacco di telecamere che aiutano questa macchina, specialmente in manovra, perché è una macchina piuttosto grande. Infatti vi voglio far vedere che premendo su questo simbolo della telecamera, questa macchina ha diverse telecamere anteriori, laterali, che ci permettono di muoverci con grande facilità in parcheggi e spazi relativamente stretti. Mi piace molto anche il fatto che ti proietta un'immagine a 360 gradi con una raffigurazione della macchina. È praticamente impossibile bocciare in parcheggio con questa macchina. Inoltre l'impianto audio della Burmester, chiaramente optional, offre una qualità audio veramente esagerata. Allora ragazzi, questa chicca ve l'ho voluta tenere per ultimo perché questa macchina ha la tecnologia che permette di parcheggiare da sola. Adesso ve la voglio far vedere. Io non ho ancora provato questa funzione, quindi non so come andrà a finire. Ecco, dopo aver fatto avanti e indietro un paio di volte, la macchina ha finalmente rilevato che qui dietro c'è un parcheggio libero. Qui c'è scritto: per parcheggiare confermare. Confermo. Inserire la retromarcia. Freccia l'ha messa da sola. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Io non ho i piedi né sul freno né sull'acceleratore. E ha parcheggiato da sola. E ovviamente tutte queste performance, gadget e kick che vi ho fatto vedere delle 53 AMG non sono proprio regalati, perché questa macchina di listino costa 94.000 euro, ovviamente più optional, e devo dire che questa macchina qui, praticamente full optional, passa abbondantemente le 100.000 euro. Nel complesso è una macchina che ho trovato molto interessante, un perfetto connubio tra lusso e sportività da poter utilizzare tutti i giorni. Io ringrazio Mercedes per avermi prestato questa E53 AMG e ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!